Ehi là, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video sul canale di Triber. Gli scorsi due video, se non li avete visti, li trovate come al solito qui di fianco, ma per il resto direi andiamo subito a vedere se ho fatto degli errori o se ho trovato dei bug interessanti e sentiamo anche Fabrizio che cosa ha da dire a proposito della mia ricerca di bug, quindi lasciamogli la parola. Ok, a questo punto direi, visto che le funzionalità principali sono tutte per lo più funzionanti da questo veloce test esplorativo, proviamo per esempio a interagire con qualcuno dei posti andando per esempio magari a mettergli il favorito, il tastino favoriti, oppure cliccando sul tasto del supporto per vedere che tutto funzioni correttamente. Segnala un problema, sembra funzionare, posso tornare indietro e adesso mi si è inoltre aperta una sezione preferiti per i preferiti. Ok, e rimuovendolo immagino che perfetto se ne vada, corretto. Ok, ultime funzionalità che andiamo a controllare, vedere se c'è qualche tipo di problema. Possiamo vedere che qui ho provato a controllare l'unità di distanza, quindi da chilometri a miglia, da miglia a chilometri, ma tutto sembra funzionare abbastanza correttamente. Proviamo anche a cambiare per esempio il tema dell'applicazione. Questo di solito è sempre una causa di generali problemi di qualche tipo, soprattutto visivi, ma qua mi sembra che tutto funzioni abbastanza correttamente, dando un'occhiata super veloce. Quindi rimettiamo di nuovo tema scuro e poi rimettiamo di nuovo tema di sistema e correttamente lo individuo come scuro. L'approccio utilizzato da Carlo è un approccio normale, nel senso quando si fa un test esplorativo non ci sono delle linee guida che dicono parti con il test di questa funzionalità piuttosto che il test di quest'altra. Quindi partire con il test delle funzionalità principali e poi andare a testare tutte quelle che si trovano a contorno ad esse può essere un buon approccio, perché si vanno subito a identificare quei bug un po' più importanti, quindi di valore per il cliente, e poi anche a testare quelle funzionalità che ci sembrano normali e quindi sempre funzionanti e che magari potrebbero riservare delle sorprese. Nel caso di Carlo non ha rilevato bug, però magari può capitare che andando a fare un condividi o andando a fare un'aggiunta ai preferiti e a verificare che appunto l'aggiunta e la rimozione funzioni correttamente, si possano scoprire dei bug. Altra cosa, la parte del supporto è giusto testarla, ovviamente evitate di andare a contattare il supporto realmente, a meno che non viene specificato nel manuale, però è comunque una parte da testare. Carlo ha fatto un altro test molto particolare e importante. Negli ultimi anni abbiamo notato che i device propongono due tipologie di tema chiaro e tema scuro. Ovviamente anche le app si sono adattate a questo tipo di impostazione e alcune la propongono come scelta del cliente, non in maniera automatica. Bene, andate a testare se vi capita tra le opzioni presenti in app, perché è molto probabile riscontrare dei bug, poiché nel cambio appunto di tema e quindi nella realtà di contrasto è facile trovare errori grafici, perché può capitare che magari passando da un tema chiaro a un tema scuro o il contrario i testi non abbiano quel contrasto giusto per poter essere letti, quindi tendenzialmente è facile riscontrare bug grafici, a volte anche di usability, se paradossalmente non sono stati ben progettati rispetto al device. Piccolo particolare, i device ovviamente sono differenti fra loro, anche se sono ad esempio tutti Android, cosa che meno magari capita con i device Apple. Tra i device Apple e i device Android come macro famiglie ci sono sostanziali differenze. Andatelo a cercare nella University, c'è un bel articolo che parla appunto delle differenze fra i vari device. Ma tornando a noi, testare appunto il cambio di tema è molto importante, perché appunto si possono trovare bug di valore e di interesse per il cliente che appunto offre questa funzionalità, sia per chi magari non ha difficoltà di lettura o magari anche e soprattutto per chi adotta una o l'altra visualizzazione perché appunto si trova meglio o legge correttamente i testi presenti. Lascio la parola a Carlo e vediamo cos'altro ci mostra. Ok, proviamo ora un test un pochino più strutturato, ma vorrei potenzialmente provare comunque a farlo. Quindi come prima cosa andiamo a selezionare una biblioteca generale, qualche posto dove vogliamo andare a prenotare. Quindi selezioniamo prenota, andiamo alla prima prenotazione disponibile che possiamo andare a fare e inseriamo i nostri dati. Accettiamo tutti i termini e poi effettivamente andiamo a portare a termine la prenotazione. A questo punto possiamo andare a confermare la prenotazione e poi nella sezione prenotazioni nuovamente immettere la nostra email così da poter recuperare la nostra prenotazione. Andiamo a effettivamente convalidare l'indirizzo email tranquillamente. Una volta convalidato clicchiamo sul classico verifica conferma e possiamo vedere la nostra prenotazione. A questo punto procediamo a cancellare la prenotazione, che tanto di fatto non ci serve ed era solo un modo per poter mettere la nostra email dentro l'applicazione. Cancellata la prenotazione possiamo tornare indietro, ancora una volta selezionare le impostazioni della sezione delle mie prenotazioni e cancellare
cancellare la propria email. A questo punto mi aspetto che andando a fare una nuova prenotazione non mi verrà più proposta la mia vecchia email che ho appena cancellato, perché non è più salvata nella sezione prenotazioni. Quindi proviamo a vedere se effettivamente è così, proviamo di nuovo a fare una nuova prenotazione ed effettivamente vediamo che è la stessa email che ci proponeva prima. Quindi in un certo senso, in qualche modo, l'applicazione non cancella correttamente la nostra email dai suoi sistemi. Quindi sicuramente questo bug è decisamente più complicato, quindi vediamo come andrei a riempire il bug form io se dovessi segnalarlo. Come titolo probabilmente metterei email non viene cancellata dai sistemi anche se l'utente richiede ciò o qualcosa di simile. Come descrizione step by step metterei come prerequisito a questo punto, come primo step, quello di avere già una prenotazione attiva e di aver salvato la propria email nella sezione delle mie prenotazioni, così che tutta quella parte iniziale dove si va effettivamente a creare una nuova prenotazione semplicemente per poter salvare la propria email in questa sezione è già stata svolta. Questo ci permette poi di andare subito al punto, quindi dire come secondo step cancellare la prenotazione, come terzo step cancellare la propria email nella sezione impostazioni delle mie prenotazioni e poi andare a riprovare a fare una nuova prenotazione. Quindi quarto step cliccare su home, quinto step scegliere un qualsiasi posto dove posso eseguire una prenotazione e sesto step procedere nel flusso di prenotazione fino a che non si arriva alla pagina di riepilogo. Ora, come avete visto, decisamente questo bug è molto più strutturato dei precedenti, ma è comunque un bug abbastanza importante e richiede un test decisamente più approfondito. Io personalmente già lo conoscevo e quindi avevo tra virgolette questo aiuto perché mi era capitato mentre di fatti stavo cercando di fare delle prenotazioni su quest'app. Ho lasciato fare Carlo nella ricerca di bug e anche nel ragionamento perché è un approccio corretto quello di appunto andare a cercare di covare bug anche nel comportamento un po' più complessivo. Quindi abbiamo visto che Carlo appunto ha fatto una prenotazione con una nuova email, ha seguito tutto l'iter di validazione e di conferma dell'email che ha utilizzato, arrivando all'obiettivo di avere una prenotazione. Ha provato a cancellarla e abbiamo visto che appunto non è presente nelle prenotazioni, o meglio risulta cancellata, e ha provato a cancellare anche l'account con la quale ha fatto la prenotazione, ovviamente cancellare l'account in app. Dopodiché ne ha voluto fare una nuova per appunto testare l'eventualità che gli venisse proposto un indirizzo email precedentemente usato ed è stato così. Dalla registrazione di Carlo il comportamento sembra lineare, però in revisione sorgono delle domande. Quindi ad esempio la prima domanda che mi farei è: hai provato a chiudere e riaprire l'app per valutare ancora è presente una sorta di cache dell'app che mantiene in memoria l'ultimo indirizzo email usato e quindi te lo propone, e non avendolo mostrato è la prima domanda che gli farei in un eventuale need review. Seconda cosa: hai per caso registrato un account? Magari ha associato a quell'account questa email che stai utilizzando, anche perché rimanendo soltanto sul test esplorativo che ha fatto Carlo, se vi andate a rivedere i precedenti 2 episodi, lui non dice di aver completato una registrazione e né tantomeno è presente un login. Terza cosa, andrei a chiedergli se è presente in qualche parte del processo di conferma dell'email, perché nella realtà lui la conferma l'email, quindi comunica al gestore dell'app che quell'email è un'email valida ed è associata a quello che lui sta facendo. Dovrebbe essere associato magari a quella transazione ID, quindi lato codice, che è associata a quella prenotazione. Ok? Fin qui tutto normale. Ovviamente queste domande io gliele proporrei e gli chiederei anche di verificare se ci sono eventuali icone con la info che appunto spiegano questo comportamento. Detto ciò, facciamo la prova di mandarlo in need review, vediamo un attimo Carlo che cosa riscontra, come mi risponde e ci rivediamo sicuramente per commentare la need review. Ok, grazie mille Fabri di questo bellissimo episodio e sicuramente andrò a fornirti la need review del mio ultimo bug di cui abbiamo parlato. Per chiunque sta guardando invece mi raccomando iscrivetevi al canale così da non perdervi il prossimo episodio dove andremo appunto a vedere questa need review, che sarà quindi una sorta di episodio un po' più speciale dove faremo vedere appunto cosa succede quando si riceve una need review e che azioni bisogna fare. Detto questo, direi che ci possiamo vedere la prossima settimana in un nuovo video.